Bentornati su Figaro Lab. Nel video precedente abbiamo visto brevemente lo schema su Spice, abbiamo fatto un'analisi dello schema, della componentistica per individuare le singole sezioni come si comportano, i componenti che ci sono, a cosa servono. Adesso invece andiamo oltre, faremo un'analisi dei segnali, quindi faremo sia un'analisi nel dominio del tempo, una semplice analisi su delle frequenze fisse, quindi andremo ad analizzare il circuito di clipping, come si comporta, e la risposta in frequenza nella banda passante audio per vedere in che modo il pedale va ad alterare quello che è il segnale che riceve in ingresso. Non mi dilungo ulteriormente, se non avete visto il video precedente fatelo e vi lascio direttamente alle immagini. In questa configurazione faremo un po' di prove. Lasceremo il potenziometro del livello al massimo per vedere senza l'influenza del potenziometro di uscita come interagiscono soltanto il comando di drive e il comando di tono. Il livello ci interessa relativamente. Facciamo una nostra prima analisi. Immaginiamo di avere in questo caso il gain settato a 0, mettiamo un ohm che è un valore trascurabile. Il potenziometro dei toni in questo caso è settato come se fosse perfettamente a metà della sua corsa e andiamo a fare la prima analisi. Cominciamo nel dominio del tempo. Questo è il nostro segnale in ingresso, come vedete da più 70 a meno 70 mV. Andiamo a vedere cosa succede all'uscita del pedale, quindi in questo punto qui, quindi abbiamo visto cosa accade tra l'ingresso qui e l'uscita qua. Cambiamo un attimo la base tempi in modo da avere un'onda un pochino più intellegibile. Ecco qua, questo è quello che accade. Abbiamo un segnale clean, boostato, e vediamo già che qua è successo qualcosa. C'è un leggero sfasamento, c'è l'azione del potenziometro dei toni, ha cambiato forma ma è sostanzialmente abbastanza pulito. Andiamo a vedere con quello che è il segnale topico proprio del tube screamer. 780 Hz LAN. Adesso potrebbe essere interessante andare a vedere la risposta in frequenza della banda. Andiamo quindi a creare un diagramma di baud, diciamo per decadi, facciamo 10 punti per decade, lo facciamo partire da 20 Hz, 20.000, che è in eccesso rispetto a quello che riesce a esprimere la chitarra. Gli diamo un bel run e vediamo che il nostro segnale in ingresso, giustamente essendo utilizzato come reference, sarà a 0 dB. A 0 dB invece non sarà l'uscita. Qui ecco cosa abbiamo. In rosso potete vedere quello che fa il nostro pedale. In effetti, come vedete, c'è una cresta in questa posizione a 799 Hz circa, quindi a circa 800 Hz abbiamo il picco massimo. Questo picco è ancora un picco, diciamo, in clean, è un boost sulla gamma media. Abbiamo una forte attenuazione, quindi diciamo già 3 dB li abbiamo a 2 kHz. Da 2 kHz il segnale tende poi drasticamente a scendere fino ad arrivare a 0, quindi ad avere un guadagno pari al segnale in ingresso che è 0, diciamo a circa 9 kHz, ma meno di 9 kHz, 8 kHz e qualche cosa. Siamo comunque in una gamma, diciamo, poco godibile sulla chitarra. Per la parte dei bassi invece vediamo che forse è più sensibile, in quanto sappiamo che fino a un'ottantina di Hz la chitarra si esprime, quindi vediamo che la differenza è enorme. C'è un'attenuazione molto 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 pesante sui bassi. Abbiamo un'attenuazione di 3 Hz, un dimezzamento in volume. Già qui siamo intorno ai 300 Hz. Dai 300 Hz diciamo ai 9 dei 200 Hz abbiamo perso altri 3 dB. Perdiamo ancora
diciamo qui siamo a 4, prendiamo 5 dB a 100 Hz, insomma è chiaramente incentrato sull'enfasi dei medi. Cosa succede andando invece a mettere questo potenziometro al massimo? Immaginiamo di aver messo il nostro gain a palla. Come vedete la situazione non cambia molto, ma ci rendiamo conto che effettivamente ha un boosting ai nostri famosi 800 Hz di 34 decibel circa, che è un'enormità, un'enormità. Ritorniamo invece all'analisi della saturazione e andiamo nel dominio del tempo. Giusto per conferma facciamo un refresh. Questo è il nostro segnale in ingresso, questo è il nostro segnale in uscita. Ovviamente il segnale in ingresso e il segnale in uscita ci dicono da cosa siamo partiti e dove siamo arrivati, ma sarebbe interessante anche seguirlo da capo. Quindi torniamo qui. Questo è il nostro segnale in ingresso, la nostra chitarra per intenderci. Stiamo lavorando ad una frequenza di circa 780 Hz, siamo intorno al picco dove abbiamo visto che il pedale agisce. Vediamo cosa accade subito all'uscita. Abbiamo ancora una bella sinusoide. Ritorniamo al segnale in ingresso. Vediamo cosa abbiamo qui. Il nostro segnale qui, come vedete, è già diverso rispetto a quello che avevamo visto all'uscita. Questo è quello in uscita, questo è quello in ingresso. Cosa succede andando ad agire sul potenziometro dei toni? Andando a simulare questa situazione, quindi siamo dal lato diciamo dei bassi del potenziometro, questo è oltretutto un controllo che è capace di dare un'escursione di 6 dB in frequenza, sia dal lato degli acuti che dal lato dei bassi. Ecco, in questo caso abbiamo visto che c'è una forte attenuazione degli acuti. Faccio vedere anche la forma d'onda uscita dalla sezione di clipping prima di arrivare diciamo su questo filtro fatto da R8 e C5. Ecco, come vedete abbiamo evidenti segni di clipping, un clipping molto morbido senza particolari creste, leggermente arrotondato. Arrivato a questo punto ha subito dei tagli in frequenza. Ecco qua, questo è quello che avviene quando andiamo dal lato dei bassi, quindi quando andiamo in qualche modo ad enfatizzare i bassi e quindi ad attenuare la gamma acuta. Andando invece nella direzione opposta, quindi andando ad enfatizzare la gamma acuta, vediamo che la nostra forma cambia ancora, diventa meno spigolosa. Invece in questa posizione qui, che da qui riesco a farvelo vedere meglio, ecco, questo è il segnale in uscita dalla sezione toni. Questo abbiamo detto è con una maggiore enfasi sui treble. Questa invece è la posizione centrale del potenziometro che noi andiamo a simulare diciamo in maniera virtuale. Vedete come cambia la forma d'onda. Allora, andiamo invece dal lato dei bassi. Andiamo avanti. Qui c'è poco da dire, insomma, vediamo che direi di ricollocare grosso modo al centro il potenziometro dei toni. Vediamo cosa accade a questo punto. Qui siamo il segnale prelevato all'uscita del controllo dei toni e andiamo a vedere com'è rispetto a quello che troviamo in uscita al pedale. Come vedete questo stadio, che dovrebbe essere unitario, non è proprio perfettamente unitario, perde un pelino, qualcosa probabilmente nell'ordine dei decimi di decibel, niente di eccezionale, però il vantaggio di abbassare l'impedenza in questo caso porta questo leggero svantaggio, quindi questo stadio non è perfettamente unitario. Un'ultima analisi che facciamo insieme, andiamo a vedere come si comporta il potenziometro dei toni. In questo caso lasciamo il gain al massimo, il volume al massimo, vediamo cosa fa il potenziometro dei toni lavorando su un'intera banda. Quindi andiamo a simulare la risposta in frequenza
i nostri soliti 20 Hz di partenza, i nostri soliti 20.000 finali. Ecco, così è visibile. Vediamo che il punto, diciamo, massimo varia tra i 752 Hz e gli 827, volendo considerare il centro siamo a circa 790, insomma. E abbiamo un picco di 34 dB. Cosa succede quando noi andiamo verso i bassi? Ecco, notiamo che prendiamo a riferimento i 200 e i 100 kHz, vediamo che abbiamo circa 28 dB sui 200 e 22 sui 100. Quindi diciamo portiamoci un 28 e 22. Abbiamo il nostro potenziometro virtuale in posizione. Eccoci qua. Come vedete la forma in qualche modo si appiattisce. Allora teniamo d'occhio quest'area, in effetti dove c'è poi l'attenuazione maggiore degli acuti. Vediamo che cosa avviene. Qui vediamo che siamo a 2 kHz, siamo a circa 30 dB e a 27 dB a 3 kHz, quindi 30 e 27. Ecco, vediamo che abbiamo attenuato gli acuti da 30, siamo passati a circa 24, diciamo dai 31 che avevamo quasi in partenza a 24, quindi sono circa 6 dB a 2 kHz. E sensibilmente più basso invece vediamo qui che eravamo a 27, siamo a 21, quindi sempre 6 dB. Vediamo praticamente che a 2 kHz e a 3 kHz abbiamo avuto una diminuzione di 6 decibel, che è quello che ci aspettavamo da questo controllo di tono. Andando invece nella direzione opposta vedremo cosa accade a questo lato della nostra banda passante. Vediamo che ovviamente non è immune anche la gamma media a questo, ovvero quando siamo andati ad attenuare la gamma acuta abbiamo perso qualche cosa anche in questo punto qui, si è abbassata anche parte della gamma media dai 34 che avevamo, siamo scesi a 30, ma oltre all'attenuazione di 4 dB vediamo che il picco si è spostato dai nostri 780 Hz, in questo caso il picco ce l'abbiamo a circa 500 Hz. Quindi ci stiamo spostando verso i bassi. Vediamo nella direzione opposta come si comporta il nostro potenziometro dei toni. Eccoci qua. Come vedete dalla simulazione viene enfatizzato maggiormente la gamma acuta e dai nostri 780 insomma raggiungiamo, abbiamo un aumento di eravamo qui intorno ai 30, abbastanza importante, quindi come vedete tutta la nostra gamma acuta si è sollevata sensibilmente, quindi ha superato il picco dei medi. Il pedale in questa posizione quindi è brillantissimo, è molto brillante, ha spostato il suo picco da questa posizione qui circa, quindi dai 790 Hz, ecco, che stavamo valutando prima, dove avevamo 34 dB, sono aumentati i medi di circa 3 decibel, ma sono anche aumentate maledettamente tutte le frequenze superiori. Il picco ce l'abbiamo qui, il picco che vediamo è a 1 kHz e 6, per poi scendere lentamente. Vediamo se così riesco a farvi vedere meglio il movimento. Siamo partiti dalla posizione potenziometro centrale, ci spostiamo dal lato dei bassi, vedete come cambia la forma d'onda. Ecco, adesso ritorniamo al centro e adesso andiamo dal lato degli acuti. Spero sia chiaro. In questo secondo video abbiamo analizzato un po' il comportamento sui segnali di questo pedale. La prossima realizzazione, quindi il prossimo video, sarà incentrato invece sulla realizzazione pratica del pedale, quindi concretamente andremo a popolare il nostro chassis e faremo una breve prova per sentire come suona. Sentiremo solo il suonare quello che è un pedale che conosciamo molto bene. Sarà però interessante farlo in funzione dei prossimi progetti, dove andremo a realizzare una versione con lo stesso impianto di base, ma con tutta una serie di modifiche che potete replicare anche voi e che rendono il pedale una bestiolina completamente diversa. Spero che il video vi sia piaciuto.
se è così mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Al prossimo video.